In conversazione con Massimo Cantini Parrini, membro dell'Academy Awards, plurivincitore di Donatello, premio importantissimo italiano che hai avuto, credo, anche l'onore di vincere per 6 volte in 9 edizioni a cui hai partecipato, quindi di fatto una sorta di record. Talento che nasce qui a Firenze e si laurea dentro quella che è poi Polimoda, una scuola che ti ha formato dal punto di vista creativo, ma anche forse dal punto di vista dell'applicare quello che è l'aspetto della ricerca al saper fare. Questa conversazione tocca diversi argomenti e soprattutto anche una figura di cui siamo estremamente orgogliosi, mentore del Master in Costume Design, un corso che si proietta verso il futuro cercando anche delle nuove opportunità di lavoro in un momento in cui la moda vediamo essere estremamente in crisi e in difficoltà. Mi piace partire da quello che è il principio di tutto, la ricerca, quindi l'incipit iniziale da cui parte la tua visione, la tua espressione creativa. Come approcci la ricerca? Beh, ci sono vari metodi, però il mio è quello innanzitutto di leggere la sceneggiatura sempre, quando viene proposta o da un regista o da una produzione, appunto, se il regista non ha già un costumista a cui è legato o fedele. E generalmente la leggo 3 volte perché mi serve calarmi dentro la storia, quindi la leggo sempre come fosse un libro la prima volta, la seconda volta come fossi uno spettatore in modo che da costumista posso capire quello che vorrei vedere sullo schermo e poi più tecnicamente appunto da costumista. E poi la ricerca parte sempre da una documentazione, che il film sia storico o contemporaneo. Io ho bisogno di attingere al passato sempre. E quindi generalmente le idee mi vengono abbastanza tardi, non subito, perché ho bisogno veramente di trovare un'idea, che è poi quella che caratterizza, credo, il lavoro artistico di ogni persona, che sia architetto, che sia costumista, che sia regista. E quindi generalmente io mi affido a mostre o a musei. Io ho un museo a Roma a cui sono molto affezionato, che visito sempre quando mi chiamano per una nuova produzione, e lì devo dire che mi viene sempre in mente qualcosa di bello per poter iniziare a lavorare. Però la documentazione è veramente la base che serve per fare questo lavoro. Naturalmente prima lo studio, cioè devi avere un'enorme conoscenza della materia, soprattutto se la vuoi stravolgere, quindi è importante veramente lo studio della storia del costume, perché solo attraverso la conoscenza si può appunto modificare un po' anche quello che è il costume storico, perché poi la richiesta di oggi da parte dei registi è sempre di più, mi raccomando, non li costumare troppo, nel senso non fare storicamente, veramente, perché il linguaggio è quello un po' più verso il contemporaneo, soprattutto nelle generazioni più giovani. Hai sottolineato un aspetto estremamente affascinante, quello dello studio e soprattutto quello della ricerca che è storica anche applicato a quello che può essere l'elemento contemporaneo, perché evidentemente un personaggio va contestualizzato dentro un progetto. In una generazione che è naturalmente proiettata a tutto quello che è estremamente rapido, è istantanea, è molto veloce, quale consiglio ti senti di poter dare a un giovane studente? E soprattutto hai dichiarato anche quanto i musei siano importanti per la tua ricerca. Il museo è visto come un luogo sicuramente obsoleto nel suo essere, dal punto di vista anche della lettura applicata alla moda, è quasi l'antitesi della moda, perché la moda vive con la gente e la moda vive delle persone. Quindi come approcciare e qual è anche questo museo che ti piace così tanto a Roma? Beh, un consiglio che posso dare ai ragazzi è quello di usare il cervello non come il telefonino, non di cambiare immagini e pensieri così velocemente, nel senso soffermandosi a guardare, non a vedere, proprio a guardare, a entrare dentro, è l'unico modo che hai per capire profondamente una cosa. Poi naturalmente tutto scatta da una passione, da un amore.
non si può pretendere che nelle scuole siano tutti agli stessi livelli. Io abolirei gli esami, abolirei i voti, abolirei tutto, anche perché poi se ti nasce una passione dopo le medie o dopo le superiori, sicuramente sarai un'eccellenza in quello. Quindi comunque l'importante è il motore grosso e la passione. Io ho avuto la fortuna di averla da giovanissimo perché scoprì, iniziando la mia collezione di abiti d'epoca, degli abiti negli armadi di famiglia e da lì mi è nata la passione per il costume, però non ero così fortunato come i ragazzi di oggi, nel senso che le nostre ricerche non erano fatte sul computer, ma c'era ancora l'enciclopedia, la biblioteca e quindi forse un tempo anche più lungo. Oggi vedo che avendo tanto tempo, però lo sfruttano in modo completamente diverso. Quindi secondo me la cosa più importante è dedicarsi e guardare bene e studiare bene. Hai parlato di aprire quello che è l'armadio, il guardaroba, i ricordi di famiglia. Chiaramente, probabilmente anche la tua posizione privilegiata, arrivando da una famiglia in cui questo saper fare con le mani ti ha portato anche a quella curiosità che non è solamente tecnica, di vedere come si costruisce un abito, ma anche quella capacità di conoscere, riconoscere delle fogge, dei volumi, dei tessuti. Pensi che sia una conditio sine qua non per un giovane creativo che approccerà il mondo del costume, o pensi che anche arrivando da un background sicuramente diverso, in cui l'heritage familiare non è così fortemente connotato da questa capacità di conoscere la storia del costume, quindi anche quello che è, da un certo punto di vista, l'antropologia, questo corso lo potrà portare e formare in qualche modo a diventare nel futuro un costume designer? Quindi quanto è importante il background? Beh, è molto importante il background naturalmente, però anche chi non ha la fortuna di trovare abiti in casa o di poterli guardare dal vero come può succedere, è successo a me, ma comunque in tutte le case si è conservato qualcosa, quindi magari anche banalmente fosse l'abito da sposa, comunque ti approcci a un tipo di taglio e ricerca completamente diversa da quella di oggi. I ragazzi hanno un'altra cosa bellissima che è il mondo vintage, quello che si trova ormai in tutte le città del mondo. In Italia è molto forte, si trovano ancora delle bellissime cose e se non si ha la possibilità di comprarle, comunque si guardano, si toccano, si capisce, si aprono, si vede come il tessuto reagisce a un taglio, come sono stati cuciti, qual è la casa di moda, se esiste un'etichetta. Quindi comunque anche appunto se non si riescono a trovare dei capi in famiglia, si riesce a vederli attraverso musei anche. Naturalmente qui a Firenze c'è il Museo della Moda, la ex Galleria del Costume che è meraviglioso, che a rotazione cambiano capi, fanno delle mostre parallele, quindi credo che se uno ha veramente voglia di approcciare a qualsiasi mestiere sia, oggi c'è la strada giusta per poterlo conoscere prima di studiarlo anche, perché poi, come dico sempre io, la scuola ti dà il 50% di quello che puoi tu fare da solo poi la sera a casa, cioè la passione è questa, cioè un maestro, un mentore, un professore ti apre la mente, ma poi la tua mente che deve andare oltre, ma non deve solo sfruttare gli orari di un'accademia, di una scuola, ma deve andare veramente quando sei da solo. È un po' quello che ho fatto io, ma forse io sono stato un po' Rain Man in questo, nel senso che avevo questa fissazione, questo amore così enorme che la scuola non mi bastava e quindi io da solo compravo libri, studiavo e a volte quello che i professori mi raccontavano l'avevo già letto, lo sapevo già. È un elemento quello della passione, che poi sfocia anche a volte nell'ossessione nel nostro lavoro, che anche recentemente un altro mentore di Polimoda, Tim Blanks, il mentore nel quarto anno di fashion design, ha più volte sottolineato agli studenti, spiegando che la passione che poi sfocia nell'ossessione, perché ognuno di noi poi ha un elemento che è chiave, tu ne hai molti nel tuo aspetto che diventano quasi una signature nel tuo lavoro di costume designer, da tutte le tecniche di invecchiamento a tutto questo aspetto molto legato alla ricerca storica, ma credo che sia un elemento fondamentale anche che
si sviluppa dentro la scuola, ma poi da un certo punto di vista deve essere proprio intrinseco nella caratteristica della persona. Ma altri due elementi che tu hai osservato e sottolineato sono proprio quello del toccare e dell'osservare, perché poi di fatto guardare e riuscire a carpire anche con gli occhi, ma dall'altra parte toccare sono due caratteristiche di quello che è sicuramente il mondo della moda, che passa da quello che è un aspetto fatto di ricerca a quello che è lo sviluppo bidimensionale fino ad arrivare all'aspetto tridimensionale. E quindi mi chiedo anche quanto può essere un vantaggio o uno svantaggio avere un background che nasce dal mondo del design e della moda nell'affrontare poi quella che è la carriera del costume designer. Beh, io credo che sia solo un vantaggio, nel senso che la conoscenza non fa altro che farti andare avanti, cioè sviluppare un'idea attraverso una conoscenza naturalmente è completamente diverso da non averla, e quindi lo studio profondo, è, come dicevo prima, è la base fondamentale. Studiare il passato è quello che ti fa approcciare al futuro. Quindi io faccio un esempio sempre banalissimo, nel senso che dico che quando Picasso inventò, tra virgolette, il cubismo, non è che non sapesse disegnare, Al ma aveva contrario. talmente una capacità alta della pittura che ha potuto stravolgerla. E quindi in tutti i mestieri, secondo me, questo deve essere fatto. Renzo Piano sa la storia dell'architettura in modo eccelso e quindi può trasformarla rendendola contemporanea. Ma la cosa ancora più importante, secondo me, quando si esce da un corso o da un'università, un'accademia, una scuola, non è immediatamente sentirsi, non si deve immediatamente sentirsi né stilisti né costumisti, nel senso che c'è un percorso talmente lungo da fare per essere poi pronti a poter fare questo lavoro che ti porta a diventare appunto stagista, aiuto, poi assistente costumista, puoi diventare il supervisor e poi ci sono tantissimi passaggi per diventare costumista, ma il costumista non è il mestiere massimo, perché io appunto, paragonandomi a un architetto, si può dire che l'idea è mia, ma i mattoncini non li metto io, quindi ho bisogno di un team creativo enorme che passa da appunto da chi mi aiuta nella realizzazione dei bozzetti, da chi taglia, da chi campiona le stoffe, da chi tinge le stoffe, trasforma la materia invecchiandola, da chi fa le prove costume insieme a me, chi fa le prove costume degli extras, chi fa i cappelli, chi fa gli accessori, i gioielli, cioè è un mondo grande. Il capo della piramide naturalmente sono io, che controlla tutto questo, che manda avanti questa macchina, ma è un lavoro bellissimo che si può sviluppare con altrettante figure. E quindi partire proprio dalla base ti permette anche una conoscenza diversa, perché io conosco costumisti che non hanno mai fatto l'assistente ed hanno iniziato lanciandosi a fare dei film, che però naturalmente dopo pochi anni poi si sono un po' arenati, no? Quindi è importante fare un percorso che si suddivide in anni. Se uno ha la fortuna di iniziare da piccolo, verso i 30 anni, ecco, puoi già affrontare un lavoro da solo. Quindi questo è un altro di fatto consiglio, la capacità di essere umili, di capire che la scuola è una forma di preparazione, ma che poi capire, crescere arriva dopo con il lavoro stesso, che prima inizia accanto a qualcuno che continua quel processo di apprendimento che è fondamentale. Tu stesso sei stato assistente di una figura di estremo rilievo nel mondo del costume design in Italia e chiaramente non solo, e che poi è un lavoro di team, quindi anche quando arrivi a raggiungere l'apice di questa piramide che tu sottolineavi, il lavoro non è mai solamente il tuo, il lavoro è come in un'orchestra, c'è un direttore, la tua grande visione, la tua grande capacità di entrare dentro quello che è la trama, le maglie del film, ma poi dall'altra parte sprigionare questa creatività richiede anche il lavoro di molte altre persone. E quindi penso anche a un altro aspetto che in questi anni è diventato molto caratterizzante anche della tua persona, il tuo famosissimo archivio. In molte mostre che abbiamo avuto
l'onore e la possibilità di visitare a Firenze, a Prato e in molte altre città, vediamo moltissimi capi arrivare dall'archivio di Massimo Cantini Parrini. E in un momento in cui chiaramente tutti i grandi brand di moda hanno o comunque stanno proiettando nella visione di creare un archivio, quindi quello che è il patrimonio culturale di un'azienda, quanto questo archivio per te è importante e come sei arrivato a costruire questo archivio? Beh, l'archivio per me è importantissimo, ma perché è stato il mio primo lavoro, nel senso io ho iniziato che avevo 13 anni a collezionare abiti d'epoca, avendo già trovato quelli di famiglia, però un giorno girando per Firenze mi sono imbattuto in via Maffia in un negozio di vintage, i primissimi che c'erano, era uno scantinato, e comprai per 5.000 lire un abito da sposa che mi sembrava una roba da, non lo so, Maria Bellissimo. Antonietta, boh, era una roba anni 70 orrenda, però io ci sono super affezionato perché è la prima volta, cioè il primo abito che io ho comprato ed è il mio primo bambino, e da lì poi è partito tutto, da lì ho capito che le persone conservavano e vendevano o cedevano o regalavano. Ed ho iniziato a girare come un pazzo per tutta Firenze, fino a che non scoprì il mercato delle pulci, che era ancora in Piazza dei Ciompi, e lì molte signore, insieme ai mobili, davano abiti perché dovevano liberare gli armadi o moriva una persona di famiglia, ma non c'era il concetto di vintage ancora, il concetto di archivio, di conservare, cioè proprio come tu prima hai detto, la moda è in crisi, ma perché? Perché non c'è più un passaggio di tempo, non ti affezioni più a una cosa, ma va tutto di moda e va niente di moda. Quindi, mentre prima invece le cose passavano di moda, quindi indossare un cappotto degli anni 50 negli anni 80 era una cosa allucinante, no? Per chi ti vedeva per strada. E la gente buttava, la gente dava. Io ho iniziato a trovare delle cose meravigliose, ma di firme super, super top level. E io li prendevo, ma quasi me li regalavano. E piano piano questo archivio è cresciuto. Io non ho mai partecipato ad aste perché se mi innamoro di una cosa e non posso comprarla mi prende un colpo, quindi non voglio assolutamente approcciarmi alle aste, se non quelle in eBay che metto un prezzo allucinante massimo, allora poi riesco sempre perché comunque non arriva mai, no? E, però l'archivio sì, l'archivio è stato forse il mio vero lavoro, la mia vera passione, la ricerca. Ed è importantissimo, avere davanti agli occhi quello che tu poi ricreerai in un film è veramente raro e anche prezioso. Però come dicevo prima, non importa, non tutti i costumisti hanno un archivio, anzi io ne conosco veramente, veramente pochi. Però si può guardare anche girando, ormai esistono tantissimi libri che ti aiutano anche a capire come fosse stato un taglio, i materiali che si usava dentro come doppiature, il tipi di cuciture, quindi comunque l'archivio sì è importante, ma si può anche approcciare in altro modo, perché non tutti possono o non Chiaro. tutti hanno il posto per mettere le cose comprate. Più volte hai espresso un elemento, un concetto che per te è estremamente importante, quello della storicità dentro la tua analisi, che non è solamente introspettiva, ma chiaramente anche storico-culturale. Quindi quanto oggi, con la tua figura così rilevante di costume design, pensi che l'aspetto storico caratterizzi il tuo elemento, il tuo segno distintivo rispetto al contemporaneo? Quindi quanto più ti senti un costume designer proiettato dentro quello che è l'aspetto e la fascia più storica e quanto invece ti affascina il contemporaneo? A me il contemporaneo affascina moltissimo perché è quello che non riesco a fare, nel senso non ho né il tempo né le capacità e non sono chiamato per quello, quindi la fascinazione è massima. Io quando vedo anche veramente le sfilate del Pulimoda, e l'ultima secondo me è magnifica,
dentro di me dico: "Madonna, questi ragazzi hanno un potenziale enorme, cioè, per poter veramente rilanciare quella che è la moda", no, ed è un po', il costume guarda alla moda come la moda guarda al costume, nel senso che quello che è stato costume è stato moda, quindi comunque è un circolo che si servono l'uno dell'altro. Io ho bisogno, quando faccio abiti storici, di guardare al contemporaneo per mettere degli elementi diversi anche se vuoi. E il mio approccio alla storicità è quella sempre di arrivare all'essenza del costume. Non mi piace pedissequamente ricreare un quadro, un abito, un qualcosa che ho visto anche in qualche museo, ma mi piace mettere del mio, ma togliendo, anche perché credo che il lavoro di togliere è sempre molto più difficile di quello di aggiungere, no? Che aggiungere fai presto, mentre arrivare all'essenza di un costume è la parte più difficile, ma è quella che io ho sempre rincorso nel mio lavoro. A me piace tantissimo arrivare veramente a un assottigliamento, a una pulizia che molte volte non si vede. E, e quindi la storicità io forse la studio più nella forma che nella progettazione vera e propria. Quindi faccio lo stilista naturalmente, ma mi piace ricreare un po' il passato in modo contemporaneo, quello sì. Però sono iconici questi tuoi invecchiamenti, queste tue lavorazioni che hanno caratterizzato sicuramente i costumi di Pinocchio, piuttosto che Cyrano, questa tua capacità anche di dare quella patina vera del vissuto che dal mio punto di vista manca a moltissimi altri costume design, con il tentativo di ricreare quelli che sono i costumi storici, ma quello che dal mio punto di vista così emblematicamente caratterizza il tuo lavoro è questa capacità anche di creare questa patina, questa stratificazione che sembra proprio realisticamente arrivare da quello che è l'usura del tempo. Come sei riuscito a mettere a punto questa tecnica che credo Massimo sia veramente molto tua e molto distintiva di quello che è la tua visione creativa? Beh, solo guardando la realtà, nel senso si riesce ad arrivare a sì, a fare una cosa che risulti non falsa, non finta, appunto. Sai, i quadri, quando io faccio un periodo storico dove la fotografia ancora non è arrivata, sono comunque sempre degli ideali, quindi sia le stampe che la quadreria e che le statue la statuaria comunque hanno, no, un aspetto che non è quello della verità. Quando hai la fortuna invece di approcciare ad un mondo dove la fotografia è già stata inventata e quindi dopo gli anni '40 dell'Ottocento, lì allora capisci che il quadro non è poi la strada. Quindi non sono stirati, non sono perfetti, non sono puliti neanche le persone più abbienti. E allora ho detto: "Ma perché non riportarlo anche nel cinema questo linguaggio che comunque fa sì che il bello e il brutto non esista, ma che il giusto e lo sbagliato invece sia la chiave, no, per portare avanti un lavoro, anche perché poi il bello e il brutto è una cosa molto personale, il giusto e lo sbagliato arriva anche a chi non ha cultura di costume o di altre, materie. Ci sono arrivato con un team di lavoro meraviglioso. Io ho dei ragazzi che veramente, hanno una manualità incredibile ed insisto tantissimo. Non mi basta mai, non è mai secondo me, vero e quindi, il lavoro è enorme. Nel caso di Pinocchio, come tu hai citato, gli abiti sono stati fatti nuovi e poi sono stati ridotti naturalmente, per il personaggio, che nel caso del Gatto e la Volpe, per esempio, dovevano essere una sorta di barboni poverissimi, come li abbiamo visti, e quindi c'è stato un lavoro enorme sulle stoffe, ancor prima di tagliarle. Ed è un processo lunghissimo, è un processo che poi io mi fermo, lascio decantare, li metto sul manichino, li guardo se può, per me da spettatore convincermi, e quindi sono processi molto lunghi. Io lo dico sempre, fare un abito di un povero è il 60% in più di difficoltà di uno ricco, insomma. Quindi, ehm, non è un metodo mio naturalmente, perché io comunque vengo da una scuola per cui i miei maestri, sia Piero Tosi che Gabriella Pescucci, mi hanno insegnato quello che è la verità attraverso il costume, però
non mi bastava e quindi No, tu l'hai portato a un'eccellenza, perché ho continuato tutti ad nella andare memoria avanti. abbiamo i tuoi 2 grandi, maestri, ma tu l'hai portato a quell'eccellenza che è molto realistica, che dal mio punto di vista caratterizza proprio in maniera molto forte, molto autentica la tua firma, questa capacità di proprio di rendere il costume non più costume, ma quasi veramente vero e unico rispetto al personaggio. Però mi fa molto piacere perché quando arriva agli altri vuol dire che il lavoro è stato fatto come io volevo, anche perché poi io non sono mai contento. Io ripartirei a fare tutto da capo quando vedo un film sullo schermo. A parte mi devono poi togliere gli abiti da sotto mano perché io continuo ad aggiungere, a cambiare, Però questa è la forza del creativo, la grande differenza rispetto a un fashion designer è che il ciclo di un costumista si conclude al termine di una produzione. Il designer deve continuamente seguire una collezione all'altra, la pre-collezione, la main collection, le capsule collection, ma questo è l'elemento che contraddistingue anche quel desiderio di ricominciare un progetto certo. creativo appena terminato, quindi la ricerca di quella ossessione o perfezione che abbiamo citato prima è quel quid che ti dà la forza di, appena terminato un grande lavoro, di ricominciare con un altro. Però, come dicevi tu, quando uno riesce ad apportare una "firma" tra virgolette in quello che fa, nel senso che, mi è capitato molte volte che, persone guardano dei film e poi dicono: "Ah, lo sapevo che eri tu", nel senso che c'è una riconoscibilità, è quello che mi dà la forza, no, di continuare anche, di capire che quello che è stato fatto è stato giusto, ma come uno stilista, quando è riconoscibile, essendo sempre diverso appunto in ogni collezione che deve fare, è una forza. Quindi, il "marchio di fabbrica" tra virgolette è quello che insomma uno rincorre un pochino sempre, no? Tu devi lavorare sui personaggi, devi portare quello che è uno script, una trama, dentro quello che è di fatto un'espressione che diventa visiva. Abbiamo tutti nella memoria il tuo ultimo grande lavoro, Maria, quella cappa ipnotica in maglieria, quella magnifica borsa, quegli elementi che di fatto caratterizzano così profondamente la figura di Maria Callas. Come entri dentro un personaggio? Come cerchi di trovare quelle sfumature che attraverso l'abbigliamento, che poi è moda perché è contestualizzato chiaramente nell'epoca storica, come riesci a trovare quell'elemento che caratterizza il personaggio? Qui c'è una difficoltà in più rispetto a un designer di moda, perché comunque devi vestire un personaggio che è una persona. E soprattutto in film contemporanei o vicini a noi, come potevano essere appunto gli anni '70 e Maria, Angelina Jolie conosce il suo corpo e sa cosa sta bene o sta male, anche se deve interpretare un personaggio. Quindi la paura mia, perché poi non è che puoi fare delle prove costume molto prima di iniziare a girare. Con Angelina io sono andato da lei a Los Angeles, che mancavano veramente pochissimi giorni al girato, e il terrore è quello che ti bocciano le cose, che non vanno bene. E alcune cose io me le sono lasciate da parte, non le ho portate perché ho detto: facciamo andar bene la prima prova, se va bene la prima prova allora poi uno prende fiducia e andiamo avanti". E la vestaglia appunto che tu hai citato in maglieria era uno di questi capi che io non avevo presentato nelle prime prove costume, perché era una cosa che a me piaceva tantissimo e volevo fortemente che lei la indossasse nel film. Ed ho fatto un po', così, ho preparato tantissime vestaglie di repertorio ed ho messo questa di maglia in mezzo, era l'unica sullo stand. Quindi, una volta che lei è arrivata a Budapest, abbiamo riguardato il guardaroba insieme. Lei è entrata nella stanza e ho visto che è andata dritta verso la vestaglia di maglia che ha preso in mano e ha detto: "Questa è la vestaglia". E lì ho detto: "Bene, benissimo". Il lavoro è stato per me era io sapevo che sarebbe diventato un capo che
l'audience avrebbe amato. Infatti, Infatti. ma no, ma tu non sai in quanti mi scrivono che lo vogliono rifare, se so i punti, cioè, gente su Instagram che mi manda il capo finito, guarda, lo sono riuscito a farlo, ma non hai idea quante Il persone. cartamodello come Rackham con tutti i punti Sì, ma per la e la tua bersaglio stessa ipnotica. Angelina desiderava averla e io sto cercando di rifarla al meglio per lei per poi mandargliela. C'è questo aspetto che è sempre molto soggettivo, il passaggio da quello che è un libro a quello che è un film, nella maggior parte dei casi un po' delude lo spettatore, perché ognuno di noi nel leggere il libro si crea Certo. quello che è un immaginario che non è solo estetico, ma il profilare il personaggio in maniera così precisa. Abbiamo visto tanti che hanno criticato il film di Tom Ford, A Single Man, perché chiaramente il libro è molto più nel libro è molto più modesto il protagonista del film, invece chiaramente nel film è molto più glamorous, il gesto proprio dell'apertura dei cassetti con quelle camicie impeccabilmente stirate, e quindi come cerchi di essere aderente a quello che è la direzione chiaramente del regista, e poi dall'altra parte tu hai citato anche un aspetto estremamente delicato, c'è anche il ruolo dell'attore che in qualche modo devi matchare. Sicuramente Angelina Jolie è una donna estremamente esigente, ho lavorato per molti anni con lei, come hai detto giustamente ha una consapevolezza del suo corpo e ha anche proprio una silhouette sua iconica che cerca sempre un po' di rispettare. Ma come riesce a incastrare tutti questi elementi che sono così estremamente complessi poi, perché il risultato finale è anche quello che poi è il pubblico che ti restituisce come feedback. Ma infatti il nostro lavoro non è prettamente ho fatto l'abitino e lo mettiamo. C'è molta psicologia, c'è molto team, nel senso che io mi devo rapportare appunto con un regista, con un direttore di fotografia, con uno scenografo, trucco, capelli, nel senso il team creativo è ampio, non sempre poi trovi la chiave per poter andare d'accordo con tutti, quindi c'è molta psicologia che poi aumenta nel momento in cui tu incontri un attore, soprattutto quando è di fama mondiale ed ha, come dicevi tu, la conoscenza della propria fisicità e la vuole anche rispettare in modo grande e quindi conosce i difetti, conosce i pregi, li vuole esaltare, però non sempre è così, non sempre né si può fare né il personaggio lo richiede, perché tu sei tra due fuochi, hai un regista che vuole un personaggio che l'attore non vuole per paure, per visioni diverse anche, quindi la mediazione è importantissima, quindi non è il mio lavoro a un certo punto finisce, subentra poi tutta una serie di incastri per far sì che la macchina vada avanti e che la fiducia appunto che ripone in te un regista e un attore sia sempre al 100%. Questo è importantissimo, cioè, non mi piace accontentare perché la parola accontentare, insomma, nel mio lavoro non esiste, però mi piace collaborare. Con la collaborazione sì, ascolto molto quello che l'attore ha da dire del personaggio, perché comunque è quello che lui lo interpreterà o lei interpreterà. Quindi a me serve come spugna prendere tutte le notizie che mi possono dare perché mi aiutano tantissimo. Chi è un personaggio che ancora non hai interpretato attraverso quello che è il costume e che ti piacerebbe delineare attraverso il tuo lavoro creativo? Ma ce ne sono veramente tantissimi, proprio tanti, davvero. O un film non, eh, che non hai in qualche modo creativamente disegnato, ma che avresti voluto in qualche modo facesse parte della tua carriera, del tuo curriculum. Tutti quanti noi abbiamo sempre Sì, ma davanti forse, un grande forse è il film che modello. deve ancora arrivare, nel Ok. senso io non ho mai avuto né invidia né gelosie nel mio lavoro, non ho mai voluto fare quello che hanno fatto gli altri, mm, ma non lo so perché io
non so perché non desidero o ammiro quello che fanno gli altri, ma non dico: "Oh, se l'avessi fatto io", assolutamente no. Aspetto sempre invece il prossimo film, la prossima chiamata. Il mio lavoro è bello perché è libertà, nel senso che tu puoi avere dei periodi di stop, che puoi decidere di avere, o decidere cosa fare con le sceneggiature che ti arrivano davanti agli occhi, no, non è sempre così, naturalmente arriva in un momento in cui la carriera è andata avanti, io ho fatto cose che non avrei voluto fare, però che mi son servite comunque per esperienza. Però ci sono invece dei registi con i quali io vorrei lavorare, tipo Wes Anderson io lo adoro perché ha una visione, del cinema e del costume molto vicina alla mia, questa perfezione, questa linearità, la simmetria, io son cose che nel mio lavoro adoro. Quindi ci son forse più registi con i quali vorrei lavorare, più che lavori che vorrei fare o personaggi che vorrei vestire. È bella questa definizione di libertà perché una delle grandi critiche alla moda contemporanea è la mancanza di libertà da parte dei direttori creativi nell'interpretare le grandi maison. Siamo in un periodo di grandi cambiamenti, grandi giri di poltrone, persone che lasciano, persone che arrivano. Quindi questo aspetto di libertà creativa è quello che dal tuo punto di vista caratterizza il lavoro e la professione legata al costume design. Cosa ti senti di poter dire a un possibile studente del Master in Costume come motivazione, quindi come quote motivazionale rispetto a quello che è intraprendere una carriera dentro il costume rispetto alla moda? Abbiamo visto che comunque la proliferazione di serie televisive, molto anche precise nel loro essere rispetto al passato, ha costruito e sta gettando quelli che possono essere importanti Certo, certo. segmenti anche di crescita professionali nel prossimo futuro. Beh, quello che io mi sento di dire è che è un corso che loro hanno voluto intraprendere, nel senso che tu, una volta che fai un percorso di studi che è al di là delle scuole dell'obbligo, devi dare il massimo, perché comunque lo scegli tu. Ehm, quindi, devono assolutamente affidarsi e fidarsi dei professori che insegneranno in questo nuovo percorso. È secondo me un corso che ha un enorme potenziale, un'enorme valenza, proprio perché viene fatto da una scuola che conosce il costume, che conosce la moda e quindi comunque è un corso che può non solo raccontare di costume, ma che ti può, attraverso il costume, anche indirizzare a ad un'idea diversa di quella che è il costume classico. Cioè insegneremo quelle che sono naturalmente le basi di costume, ma secondo me, ci vuole anche questa visione un po' più contemporanea anche del cinema attraverso l'abbigliamento. E poi come dicevo prima, devono dare il massimo, cioè devono arrivare persone che veramente credono in questo mestiere, futuro, che loro intraprendono attraverso, prima questo master e poi naturalmente facendo dei, piccoli passi per arrivare anche, come dicevo prima, non solo a diventare costumista, ma puoi diventare appunto capo laboratorio, puoi diventare, un wardrobe supervisor, son figure importantissime senza le quali non riuscirei a fare questo lavoro quasi, no, non potrei farlo da solo. Quindi secondo me il motore importante non è solo quello di, approcciarsi con una mente, solo come costumista, ma avere una visione più ampia di quello che può essere il lavoro nel cinema attraverso i costumi, che non è solo quello di costumista, appunto. La moda italiana deve moltissimo al cinema, direi quasi in maniera iperbolica deve tutto, perché nel momento in cui esplode Roma, la Hollywood sul Tevere e i grandi personaggi, i grandi attori, quasi i miti del cinema, attraverso il grande schermo arrivano a interpretare quelle che sono le creazioni di molti designer, pensando alle sorelle Fontana, ma a Schubert, Sì. a Sofia Loren, appunto emblematica nelle creazioni di Schubert, il grande matrimonio celebrato con l'abito da sposa Con disegnato Black alle sorelle East. Fontana.
Cosa pensi oggi e quanto pensi che il legame moda e cinema possa essere ancora un grande volano per alimentare quello che è l'industria della moda? Può esserlo e lo è, nel senso che molte case di moda hanno messo un piedino nel cinema disegnando degli abiti, per gli attori. Prima c'era un concetto completamente diverso tra costume e moda, nel senso che come Sofia Loren per esempio si serviva da varie sartorie e quindi parlava con il costumista e diceva: "Perché non andiamo da Schubert, le sorelle Fontana, Carosa, Pucci", cioè ce ne sono veramente tantissimi. E quindi la collaborazione era molto stretta. Piero Tosi ha collaborato con tantissime case di moda, da Fendi appunto, da Schubert, da tantissime. Ma era una collaborazione, perché Piero disegnava, loro realizzavano, quindi comunque era bello potersi, no, poter collaborare. Oggi è diverso perché quando arriva, la moda nel cinema, naturalmente le possibilità economiche sono completamente diverse da quelle che abbiamo noi come budget costumi e riescono naturalmente a fare di più, di più, di più, di più. Io come costumista rifiuto sempre che ci sia un disegnatore di moda nei film che faccio, ma per un semplice fatto, perché comunque eh, un abito fatto da loro è tutto il film, perché gli uffici stampa sono talmente forti che poi adombrano completamente quella che è la figura di costumista. Però è così, cioè per quanto riguarda me è così. Ti ho fatto questa domanda perché abbiamo recentemente ammirato Emilia Perez, una collaborazione con Saint Saint Laurent, Laurent. nello specifico proprio il desiderio Anche di Partenope di Vaccarello. Sorrentino aveva una collaborazione di Saint Laurent, sì. Questo momento così delicato riferito al business della moda, abbiamo visto che con grande interesse e curiosità molti brand di moda hanno incominciato a riutilizzare il cinema come un grande volano per probabilmente fare anche product placement. Sicuramente Emilia Perez, un film squisitamente anche descrittivo di quello che è una realtà che di fatto si tende molte volte a nascondere, ha avuto un grande contributo da parte di una grande maison di moda come Yves Saint Laurent, e nello specifico proprio il desiderio di Anthony Vaccarello di essere presente nella produzione di questo film. Cosa pensi di queste collaborazioni? Beh, penso che è bella la contaminazione tra moda e costume nel cinema, come appunto dicevamo è stato nel passato, ma è un linguaggio completamente diverso, nel senso che nel passato era una collaborazione perché le case di moda permettevano a dei costumisti di fare degli abiti che avevano disegnato loro e realizzati da Sorelle Fontana, da Dior, non lo so. Oggi invece è il contrario, nel senso che non puoi disegnare per le case di moda e farli realizzare per i film, ma è la casa di moda che entra in un film e disegna delle cose per l'attrice. Per quanto mi riguarda, è un'esperienza che io ho toccato, ma che ho rifiutato come collaborazione perché non trovo giusto quel messaggio in quel determinato film. Magari può capitare un lavoro dove lo reputo invece un apporto importante e giusto, e credo che sia comunque sempre un linguaggio che non è voglia di fare cinema, ma è più un marketing che sta dietro al linguaggio cinematografico. Quindi non so, sono un po' al 50% se è una cosa che mi piace oppure no, nel senso che potrebbe essere bello appunto se la collaborazione potesse esistere com'è, cioè fare insieme una cosa, assolutamente sì. Quello forse lo accetterei di più che l'ha fatto Dior e lo deve indossare per forza, O ecco. forse è bello e affascinante l'aspetto che ha caratterizzato anche il mondo dell'arte, la capacità di essere quasi un mecenate, no? Di leggere un potenziale dentro un film che magari non avrebbe avuto vita Certo. senza la grande sponsorizzazione di Saint Laurent, come abbiamo visto molti restauri a partire dalla Fontana di Trevi a Roma, il Colosseo, che proprio
ma lo stesso qui Firenze, il Museo degli Uffizi, la Certo. presenza di Ferragamo è stata molto importante per restaurare opere e anche sale, quindi magari è più interessante forse l'aspetto legato al mecenatismo che non semplicemente forse il product placement D di un brand dentro un film. Sì, per me sì. Per me è importante quando tutto ciò che è arte ed ha bisogno di mani economiche che non arrivano, dal paese, dalla politica, e quindi un po' come succede in America che, hai la possibilità di restaurare un monumento perché hai le possibilità economiche per farlo. Un po' anche come hanno fatto le signore Fendi a Spoleto, restaurando Teatro Menotti e tante altre strutture. Quindi è bello quando, la moda aiuta l'arte, quello assolutamente. Lo può fare anche attraverso gli abiti in un film, quello assolutamente, però, dovrebbe poi far tutto, nel senso dall'ultima comparsa alla prima attrice, ecco. La moda è molto inclusiva, è anche alla ricerca di questa diversità. Cosa pensi che invece al cinema manchi rispetto alla moda o al contrario, che cosa pensi nella tua carriera cinematografica di avere rilevato come valore che alla moda invece manca? Che domanda difficile, Massimiliano, però banalmente al cinema mancano i soldi della moda e forse alla moda manca il fermarsi un po' di più rispetto alla velocità che hanno nel creare nuove collezioni tra no, tra una e l'altra. È bello questo aspetto perché lo sottolineo sempre ai nostri studenti dicendo che abbiamo molti privilegi a lavorare nel mondo della moda, non solo perché è un settore che abbiamo scelto e quindi di nuovo quella Certo, passione, quell'ossessione, però abbiamo anche una impossibilità che è quella di fermarci, mentre tu hai prima sottolineato quanto per te sia importante, no, l'aspetto della ricerca, della creazione e poi di lasciare il personaggio e di calarti quello che è un certo. nuovo ruolo. Quindi questo secondo me è un aspetto estremamente importante che oggi la moda soffre molto, questa frenesia, questi ritmi molto accelerati che dall'altra parte invece il cinema in qualche modo un po' riesce ancora oggi a isolare, soprattutto in questo Vero. momento. E tornando invece alle similitudini tra moda e cinema, ehm, si dice sempre che la moda è ciclica, ci sono dei momenti, ci sono dei grandi trend, ci sono delle epoche che tornano in maniera molto pesante e prepotente dentro quello che è diciamo, un grande macro trend. C'è un periodo storico che particolarmente ti piace, ti affascina, dentro il quale ti piace sviluppare la tua visione creativa, oppure non hai un'epoca che più particolarmente ti è vicina o ti appassiona? In verità non ce l'ho, ma proprio perché il mio lavoro mi permette di spaziare nelle epoche, quindi ogni volta che approccio ad un'epoca diversa dalla precedente mi affeziono a quella perché studio cose che non sapevo, aspetti diversi, ehm, e quindi sì, in verità non ho un periodo storico che prediligo, però l'occhio al Novecento è quello che mi va sempre di più, ma perché c'è un cambiamento nell'abbigliamento che è quinquennale, no, cioè nel senso ogni 5 anni, la moda cambia e quindi hai una visione completamente diversa dalle collezioni che hanno fatto prima. E mi piace sempre questo fino però ad arrivare agli anni '90 dove un po' si è fermato questa questo cambiamento repentino negli stili, per poi arrivare agli anni 2000 dove io non trovo più un passaggio di tempo. Faccio sempre degli esempi, appunto, che se guardo una mia foto del 2000 e una del 2025 capisco che sono invecchiato dalla faccia, ma non dagli abiti. Non c'è più un passaggio di tempo che c'era tipo guardando una foto di mia madre degli anni '70 e una di oggi, dove in mezzo c'è un mondo di trucco, di capelli, di stilemi abbigliamentari completamente diversi. Quindi, mi affascina sempre il passato comunque, cioè
futuro io non lo so, non lo penso, è una cosa che non fa parte di me. Invece Mi deve sorprendere, ecco, non sono pens- io che lo voglio cambiare. pensiamo al futuro dei nostri studenti, il tuo ruolo di mentore, pensando anche alla preparazione, a quella che potrebbe essere l'admission al master. Che cosa raccomandi, che cosa consiglia a uno studente di fare per creare un portfolio piuttosto che una presentazione che sia impattante e che possa permettere poi di entrare dentro il master? Beh, c'è innanzitutto l'aspetto del disegno, quindi che sia fatto a mano, che sia fatto in Photoshop, ormai le tecniche sono veramente tante, quindi non è più richiesto il bozzetto fatto a matita o colorato a mano. E importantissimo è anche la scelta dei tessuti, delle stoffe, dell'abito che tu hai rappresentato nel bozzetto, quindi comunque una presentazione completa, un po' anche come si fa nella moda, nel senso la campionatura è importantissima per poi arrivare al capo finito, quindi la scelta anche di quelli che sono i bottoni, che possono essere delle allacciature, le stoffe è importante abbinarle al disegno, quindi credo che sia importante vedere, capire a che livello sono arrivati prima del master anche. E pensando a Firenze e pensando chiaramente al cinema, la prima città che ti viene in mente è sicuramente Roma. Perché e che cosa rende questo master al Polimoda unico nel suo genere? Beh, innanzitutto che è fatto da, appunto, da un istituto che è il Polimoda, come dicevo prima, da anni ed anni ha cultura sia di costume e che di moda, nel senso che da questa scuola sono uscite veramente delle persone che poi hanno contribuito, hanno dato tanto alla moda. Ed è importante che sia in una città come Firenze, dove naturalmente la bellezza e l'arte aiutano a un percorso creativo. Io mi sento fortunato di essere nato qui e di aver fatto questo lavoro perché mi ha aiutato anche naturalmente l'architettura e tutto ciò che avevo intorno. E credo che un corso fatto dal Polimoda abbia una valenza altissima proprio perché i professori che insegneranno sono professori che vengono dal cinema, che fanno cinema e che hanno voglia di tramandare un sapere che non è fine a se stesso. Ecco, quindi le persone che insegneranno nel corso sono persone che poi possono anche aiutarti in un futuro lavorativo. Hai citato prima la galleria del costume e della moda, che in Italia è sicuramente l'istituzione più importante e rilevante applicata a quello che è il costume e la moda contemporanea. Pensi che questa istituzione possa diventare un elemento importante per un possibile futuro studente e anche per questo master? Quanto ancora oggi pensi che un museo, una galleria del costume possano essere un elemento significativo dentro quello che è un percorso di studi? No, è assolutamente importantissimo, è una delle basi. Assolutamente sì, e quindi poter fare un master a Firenze ed avere un museo a Firenze della moda e del costume come quello di Palazzo Pitti, degli Uffizi, è estremamente importante, ma non andarci una volta sola, ma veramente ciclicamente, perché poi, come sempre, quando guardi un'opera d'arte non vedi tutti gli aspetti subito e ogni volta che la guardi cogli sempre delle diversità che non avevi visto prima. Quindi studiare sui libri, osservare, guardare, la passione, l'ossessione, ma sicuramente anche l'aspetto culturale, entrare dentro i musei, sicuramente anche dentro i vintage. Più volte hai sottolineato quanto l'elemento del vintage abbia caratterizzato anche l'inizio di quello che è il tuo archivio e l'inizio della tua carriera. E per concludere questa conversazione mi piacerebbe che tu lanciassi un messaggio a quelli che possono essere
i futuri studenti di questo master di cui tu sei il mentore, non per sedurli, ma per motivarli a quello che è un nuovo percorso dentro quello che è un settore in grande crescita. Beh, vorrei dire di approcciare a questo, a questo master nel modo più semplice e più umile possibile, prendere il più possibile da quello che i professori che insegneranno hanno da darti e non aver paura di chiedere mai. Proprio i professori devono uscire da qua al 50% del loro peso specifico, devono essere mangiati dagli studenti. Gli studenti devono assolutamente chiedere il più possibile e far sì che non ci siano curiosità nel momento in cui il master è finito. Questo è il consiglio più grande che posso dare davvero, perché è quello che io ho fatto con i miei professori e ancora quello che mi è stato detto è la base del mio lavoro. Grazie Massimo. Grazie a voi.